Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme, in coordinato con l'anellino che vi ho presentato nel video precedente, la collana Seashell. È semplicissima da fare, ora la realizzeremo insieme. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto, e lì cercherò con dei post e delle storie di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale. In più interagiremo per i prossimi progetti e quindi creerò dei nuovi sondaggi. Ci saranno tante novità comunque in arrivo. Se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto faremo il coordinato con l'anellino che abbiamo fatto nel video precedente turchese, quindi utilizzerò il cotone numero 5 turchese sfumato, lo lavorerò con uncinetto numero 1,75, poi avrò bisogno delle perline turchesi, un ago e delle forbici. Inseriamo il filo nell'ago e poi prendiamo le perline e ad uno le inseriremo tramite l'ago nel filo. In questo caso ne dobbiamo inserire 21. Inserite le nostre 21 perline, possiamo togliere l'ago. Quindi iniziamo la lavorazione ad uncinetto. La lavorazione della parte del medaglione è uguale a quello dell'anellino, quindi ora la rifaremo insieme perché poi procederemo direttamente con la lavorazione, quindi sarà un'unica lavorazione, non avremo bisogno dell'ago per cucire. Quindi iniziamo sempre col cerchio magico, entriamo, ci tiriamo il filo e facciamo una catenella, e qui, come abbiamo fatto appunto per l'anello, ci avviciniamo alle perline e iniziamo la lavorazione. Ci avviciniamo alla prima, entriamo nel cerchio, prendiamo il filo, quindi inserendo direttamente la prima perlina, e facciamo una maglia bassa, e così continuiamo con le altre. Avviciniamo la seconda, entriamo nel cerchio magico, ce l'avviciniamo ancora di più, ci prendiamo il filo e facciamo un'altra maglia bassa. Quindi questo lo dobbiamo fare per 6 volte, quindi inseriamo 6 perline. Inserite le nostre perline, tiriamo la codina. Se voi vi ricordate, per l'anello, infatti questa lavorazione la potete vedere nell'anello, nel tutorial dell'anello, inseriamo un marcapunti nel primo punto per essere più sicuri dove appunto andare a cercare il primo punto dopo aver stretto la codina. Io in questo caso non lo faccio, però in quel video vi spiego più dettagliatamente come fare. Entriamo qui nel primo punto che ho lavorato, io lo individuo, penso che non dovreste avere difficoltà neanche voi. Mi avvicino l'altra perlina e mi continuo la lavorazione. Ora devo inserire sempre con delle maglie basse 2 perline per ogni punto, quindi in tutto devo inserire 12 perline. Ho inserito la prima, rientro nello stesso punto, mi avvicino la seconda,
così, prendo il filo, lo porto all'interno e faccio la maglia bassa. Quindi qua ho già realizzato 2 maglie basse. Vado nell'altro punto, entro così, quindi lo prendo, avvicino la perlina, prendo il filo e faccio una maglia bassa, rientro nello stesso punto, mi avvicino un'altra perlina e mi lavoro un'altra maglia bassa. Quindi già ho inserito 4 perline in 2 punti. Quindi dobbiamo fare sempre 2 maglie basse per ogni punto e dobbiamo inserire 2 perline. Entro nel terzo punto e continuo così fino a lavorarle tutte e 6. Mi avvicino alla seconda e mi lavoro un altro punto, un'altra maglia bassa nello stesso punto. Quindi continuo così lavorandomene altre 3, quindi in tutto devo lavorare 6 punti, 2 maglie basse, quindi 2 perline per ogni punto. Dopo aver inserito tutte le perline ce ne avanzeranno 3. Quindi arrivato a questo punto entriamo nel punto successivo e chiudiamo con maglia bassissima e chiudiamo la lavorazione. Un attimino. Facciamo una catenella, rientriamo nella stessa maglia di base e facciamo una maglia bassa. Nell'altra maglia, nella maglia successiva, entriamo e realizziamo anche qui una maglia bassa. Prendiamo il filo, lo facciamo passare, quindi ne abbiamo fatte 2. Nella maglia successiva facciamo la terza, quindi dobbiamo realizzare 3 maglie basse, così. Voltiamo la lavorazione da questo punto dove siamo arrivati, facciamo partire una catenella di 130, quindi dobbiamo fare 130 catenelle, 3 4 5 6 7 8. Realizzate le 130 catenelle. Io ho fatto comunque una misura che mi entrasse perfettamente dalla testa e quindi in base anche alla, diciamo, alla lunghezza della collana che volevo. Voi questa misura di catenelle la potete variare, quindi la potete fare più lunga, quindi calcolate, potete fare 140 catenelle o di più, o un pochino più corta. L'importante è che dopo averle fatte possa entrare tranquillamente dalla testa, perché proprio l'indosso è attraverso la testa. Comunque realizzate le mie 130 catenelle, vado nella salto una maglia bassa nella base e vado nell'ultima che abbiamo fatto. Qui cerco di prendere tutta la maglia e mi chiudo con maglia bassissima, quindi entro, faccio passare il filo e lo faccio passare direttamente
nella catenella, così, e così. Da qui volto il lavoro e faccio partire un'altra catenella sempre di 130. Quindi da qui dove siamo arrivati facciamo altre 130 catenelle. Fatte le nostre 130 catenelle, sistemiamo così la lavorazione, così vi verrà più semplice anche a capire il procedimento. Qui abbiamo la parte girata perché abbiamo voltato il lavoro e ci agganciamo vicino alla catenella precedente, quindi da questa parte. Guardate come abbiamo iniziato qui, la stessa cosa dobbiamo fare da quest'altra parte, quindi entriamo sempre nella maglia bassa sottostante e ci chiudiamo sempre con maglia bassissima. Aspetta. Quindi entriamo e facciamo passare la solina direttamente, così. Voltiamo il lavoro, quindi voltando il lavoro potete sistemarlo. Già abbiamo fatto 2 strisce. Ora qui facciamo passare il filo così e facciamo partire una catenella, quindi iniziamo la lavorazione di 65 catenelle perché è la metà di 130. Quindi se voi per ora state facendo, facciamo un esempio, qualche catenella in più, tipo 140, fate partire una catenella di 70, comunque la metà delle catenelle che state facendo. Io in questo caso ne ho fatte 130, farò 65 catenelle. Fatte le nostre 65 catenelle, prendiamo la collana, sistemiamo così le catenelle, quindi ecco così, guardate, entriamo di nuovo con l'uncinetto, riprendiamo la lavorazione, quindi la mettiamo sempre dal dritto come stiamo lavorando le catenelle, così, andiamo al centro, quindi tiriamo un pochino, andiamo al centro e prendiamo il centro di tutte queste catenelle e ci avviciniamo le 3 perline. Quindi con maglia, prendendo, scusate, me ne sono andata fuori, prendendo tutte le catenelle, le inseriamo con maglia bassissima. Fate passare la maglia direttamente nella catenella, così, nella parte sopra, e da qui continuiamo a lavorare 65 catenelle. Quindi abbiamo unito nella parte le 2 parti di catenelle che avevamo già fatto, le abbiamo unite all'estremità, abbiamo inserito le nostre 3 perline e ripartiamo con 65 catenelle. Realizzate
le 65 catenelle, ci chiudiamo sempre nel punto iniziale dall'altra parte con maglia bassissima e abbiamo terminato la lavorazione. Ora vi faccio vedere il risultato finale. Sistemate così la collana, vedete ci sono 3 da una parte e 3 dall'altra, unite nella parte superiore da queste 3 perline, così. Non devono per forza essere messe dal dritto oppure sistemate, perché poi l'effetto è quello, diciamo, più morbido. Però poi dovete dargli un pochino una piega, potete dare anche una piccola stirata perché si sono, diciamo, arricciate nella lavorazione e la nostra collana è pronta. Ora tagliamo il filo, lo agganciamo e leviamo questo qua che è quello iniziale. Quindi tagliamo il filo di lavorazione, lo facciamo passare nel cappietto grande e stringiamo. Dopodiché prendiamo l'uncinetto, ci inseriamo in una parte qualsiasi al centro e ci tiriamo all'interno il filo iniziale. Questo è quello proprio dell'inizio. Lo avviciniamo sempre con un altro punto a quello finale, facciamo un nodino e tagliamo il tutto. Quindi lo avviciniamo sempre qui nella parte laterale, così possiamo sigillare tutti e 2 i fili. Qua facciamo un nodino e tagliamo. E possiamo tagliare i fili. Ok, ed ora la nostra collana è terminata. Guardate, sicuramente di bell'effetto e sicuramente un coordinato carino con l'anello. I nostri coordinati sono pronti, bianco e turchese, sicuramente ne farò altri di altri colori perché mi è piaciuta questo tipo di lavorazione e soprattutto il medaglione abbinato con l'anello. Quindi il video è terminato, spero vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.